Ok, avete visto la foto? La foto è disponibile come PDF, quella foto lì, ok? Abbiamo già fatto, non l'ho fatto io, l'ha fatto Daniela, questo schizzo su una bella carta acquarellata e Daniela mi ha chiesto se le faccio la fusione. Vero Daniela? Certo, Certo. La verrà fusione... sicuramente meglio. no, questo non lo so, vediamo un po'. La fusione, che cos'è, ragazzi? È quel momento dove lasci stare il tuo soggetto, ok? Se io avevo questa foto che vi ho messo a disposizione come PDF, quindi la puoi scaricare e stampare, e poi ho fatto un mini schizzo, perfetto. Adesso la nostra mente acquarellistica cosa dice? Che ci possiamo Dice, lasciare andare lo- lo- completamente eh, alla fusione dei colori. sì, sì, ma abbiamo il coraggio di farlo? Sì, Esatto, dobbiamo trovarlo. dobbiamo trovare coraggio perché la nostra mente normale, diciamo quella del 99,9% delle persone, Non ha l'idea. prende qui il colore, lo fa di color tegola, e poi fa il muro, ok? Poi fa l'albero, eccetera. Ma questo non è dipingere con E l'acqua. non è dipingere con l'acqua, giusto? Se vogliamo fare la fusione, Daniela, e tutti, adesso ho fatto un nome a caso, innanzitutto devi perdere la paura di perdere il tuo soggetto, perché lo perderò, ok? Decidiamo però dov'è la luce e dov'è l'ombra. Si vede dalla foto? La luce viene da qua. Qua, esatto. Sì. Quindi luce, ombra. Se ho già deciso questo, posso lasciare negli alberi la luce qui su questo spigolo, su questo lato sinistro. Lascio gran parte della casa con la luce su questo lato, ma questo lato si fonderà completamente con il mio soggetto. Ok? E visto che abbiamo paura, ce l'ho anch'io? No. Daniela, sì. Elisa, sì. Elisa un pochino. Visto che abbiamo paura, io spesso cosa faccio? Sporco il foglio, ok? Ah, se è già sporcato, posso andare. E già ricevo sguardi critici, ok? Visto che vogliamo farci andare, prendiamo il pennello più grande che abbiamo, io adesso ho questo, Mega, e devo lasciarmi andare. Quindi non devo pensare alla casa, ok? Devo pensare alla fusione. Ho preparato i verdi. Ho preparato i verdi. Come tu già sai, io spesso giro il foglio. Non so il perché qual è. Devo far uscire l'acqua da questo lato. Quindi se giro il foglio, ok? Inizio qua bello denso su questo albero, inizio già a dare dei vuoti funzionali ramiforme e sono già su questo albero. Ma non sto facendo l'albero, ragazzi? Sto facendo la fusione. E quindi l'acqua corre, qua corre e io non ho idea di quello che vorrà fare per adesso. Ma io so che qui ci deve essere un albero perché l'abbiamo deciso prima. Quindi ho anche deciso che qui lascio un pezzettino di luce, faccio correre dentro i colori, guarda bene, lascio il pezzettino di luce, faccio correre dentro, lascio il pezzettino della luce e invece in alcuni punti volutamente vado e faccio il collegamento. Qui finisce l'albero. È qui che poi andiamo in tilt, perché se qui finisce l'albero, io qua non lo faccio finire, ok? Me lo riprendo dopo, giusto? Yes. Poi ho qui l'altro albero, stessa cosa, vado qua, lascio un po' di vuoti funzionali. Questo albero è sparito ed è lì che andiamo in tilt. Però anche se è sparito, tu sai che è lì.
Poi questa carta è bellissima. E dunque, anche in questo albero, che adesso tu non vedi più, ma sai che c'è, lascio la luce come nell'altro, collego, lascio il pezzettino di luce, collego pezzettino di luce, perché così quella luce bianca che lascio è già bianco. E qua finisce l'albero e a me ci metto il colore. E già così direte aiuto, aiuto, vero Daniela? Dimmi aiuto, o no? O se... Un po' sì. Un po' sì, ok. Quindi lei è sincera. Ok, quindi ho questo. Da questo non si capirebbe mai che dopo escono degli alberi. Ok? Qui c'è un altro albero che è qua in fondo in fondo. Mi risparmio questo luce e ombra perché questo lo possiamo tirare fuori in negativo, colorato. Quindi adesso mi avvicino alla luce della casa, giro di nuovo il foglio e quest'albero che tirerò fuori dopo lo tiro fuori in negativo colorato, quindi adesso posso liberamente andarci sopra perché so che è lì e so che dopo lo posso enfatizzare. Qui c'è la luce della casa, ma questa luce la voglio proprio tenere così bianca? No, no, perché si deve integrare con il paesaggio, quindi prendo il resto del colore che ho e lo porto anche dentro qua alle finestre. Quindi parte della luce, parte dell'ombra. Ma anche il verde è bello, chi l'avrebbe detto? Qua possiamo fare sempre una bella fusione, poi mi dispiace, devo metterci un po' di blu. Qua c'è il tetto, c'è il tetto. Visto che ho la mano che trema, adesso no, ma forse a qualcuno trema, se prendi il retro del pennello, prendiamo lo stesso colore che è già qui e facciamo delle tegole bellissime, ovviamente verdi, ok? Vero? E non arancione, o no? O cosa avresti detto? No, no, va benissimo. Ok, grazie. Quindi qua vado proprio bello col colore denso. E qui abbiamo detto c'è l'ombra, qui ci sarà ancora la luce, qui c'è lo spigolo. Se questa è l'ombra della casa, prendo un po' di colore, sempre lo stesso, verde, e senza paura mi metto qua sotto il tetto e do un po' dello stesso pigmento anche dentro la casa, perché non è che magicamente la casa cambia colore, è tutto integrato. Guarda che bello insieme. Qua c'è un altro albero, quindi rigiro il foglio, vado all'esterno, lascio un po' di rami bianchi, da un'atmosfera già da paura, lascio il bianco sullo spigolo dell'albero e qui c'è tanto pigmento, tanto. Adesso vado e sfumo qua sotto e qui invece metto ancora pigmento. Ai, quanto pigmento! Perché è tanto? Perché ho bagnato i colori, giusto? Li devi bagnare? Sì, li devi bagnare, sì. Ecco, quando ho fatto tutto questo, ho fatto una fusione con tutti gli elementi e se vuoi, la casa è un po' pulita, se vuoi, no? E lo vogliamo? No. No. Sai, Adriana, per dare risalto forse bisognerebbe che un po' di luce... Sì, qua dietro?
sì, qua, o puoi togliere il colore, Sì. qua, Sì. vai, togli, che te lo rende anche più atmosferico. Oppure rinforziamo anche col bianco dopo, ma in questa fase puoi togliere il pigmento. Tanto guardi sempre la foto e dici la voglio un po' di luce, quindi visto che è tutto umido, vedi? Io ho dato questo punto luce, sciacquo il pennello e assorbiamo. Ma questo qua per i miei gusti qua è un po' tanto ritagliato, no? Quindi entro col pennello solo bagnato e sporco un po' la luce qua davanti. Ok, fatto tutto questo, che è quello che ci tiene via il fiato, o no? Sì, abbastanza. Esatto, ci tiene via il fiato. Io prendo invece, adesso andiamo solo con l'acqua, vediamo se da qualche parte posso tirare via solo dei rami. Sì, yes, perché lo posso fare? Perché si è già un po' asciugato. E questo effetto qui della depigmentazione, quindi tolgo il pigmento, è sempre molto bello. Qua sarà più asciutto, quindi vado anche qua. Vi piace come effetto? Sì. Anche a me. Perché questo effetto suggerisce un elemento lontano, perché non è positivo. Quindi suggerisce che siamo dentro un bosco proprio. Ok, io mi fermo adesso qui con il video, faccio andare avanti la persona di cui è questo dipinto, se lo sente suo, quindi può depigmentare ancora un pochino. Se questo qui per te non è abbastanza chiaro, puoi ancora togliere pigmento perché è abbastanza bello, una bella carta che te lo permette di farlo. E qua guarda, bello, visto? Lavo il pennello, asciugo il pennello, tiro via il pigmento. Questa fase che devo asciugare così con la mano è molto importante, se no il pigmento non viene via. Guarda, bellissimo. Ok, questa è la fusione, quindi la fusione tiene insieme tutto. Però essendo un bosco, adesso che è umido, gli mettiamo anche un po' di foglie nell'umido. Verde. Così si espande, perché semi-umido, umido, si espande e magicamente ti fa anche le foglie. Oh, questa è una fusione. Vedete una versione già intermedia della fusione che abbiamo fatto prima e come vedi, guarda come esalta il tetto, perché abbiamo messo lo scuro sotto le tegole. Tutti questi alberi vanno ovviamente riportati in avanti con il negativo colorato, vero? 1, 2, 3, qua dietro, questo e anche qua un altro. E adesso stiamo lavorando a tirar fuori le finestre, depigmentando e poi dopo magari con una linea riformando l'elemento. Allora, qui vediamo il risultato intermedio. Gli alberi ha iniziato a tirarli fuori col negativo colorato, qui vedi la linea sfumata, abbiamo tirato fuori benissimo il tetto, l'angolo della casa, le finestre vanno rinforzate e poi si possono aggiungere QB, quanto basta, di elementi di vegetazione che vuoi tu anche su questo lato, che questo qua non è finito. Vedremo tra poco il quadro finito che mi manderà Daniela.
Daniela purtroppo non ha ancora mandato la sua foto finita, qui vi faccio vedere l'acquarello come l'avevamo finito ieri. Manca praticamente tutto quello che è il negativo colorato degli alberi dietro la casa e di fronte, e anche la rifinitura delle finestre.